La Juventus ha 8 minuti di recupero per sfuggire alla prima sconfitta stagionale, ha appena battuto una punizione Vlahovic, neanche bruttina, però lenta. E partiamo da Nico Paz, perché poi al netto di come finirà questa partita, il giudizio certamente non può cambiare su quello che è un fenomeno vero nel calcio di oggi. Nel calcio di oggi Nico Paz, ragazzi miei, è un giocatore che oltre ad avere i numeri dalla sua, perché poi i numeri hanno anche un certo peso e vanno elencati in 7 partite, questo qua in 7 partite ha collezionato 4 assist e 4 gol. E quindi dei 9 gol fatti da parte del Como, in 8 c'è la sua partecipazione. Stiamo parlando di un qualcosa che quasi, non lo so, quasi difficile anche da quantificare. O meglio, lo è. Cioè, impatta troppo, impatta troppo. E l'unico mio dispiacere, perché sapete, io sono sempre un po' il pessimista di turno, è che so per certo che questo ce lo prendo subito, o meglio, già il Real Madrid. Non è che ce lo prendo, è già del Real Madrid. Cioè, non è che stai lì, no, ma tanto poi lo... No, è già del Real Madrid, per farvi capire come appena c'è qualcosa di grandioso, poi lo si perde per strada. Però, ragazzi, intanto ce lo godiamo e se lo gode soprattutto il Como. E anche oggi in una partita devo dire, secondo me anche equilibrata. Io ho visto due squadre dello stesso livello e già questa è una notizia. Perché il Como, che è sullo stesso livello della Juventus, anzi, per tanti versi, io trovo molto di più squadra il Como. Molto più squadra il Como, assolutamente. Eh, però ci dovrebbe essere un gap tra Como e Juventus oggi. E io quel gap onestamente non l'ho visto. Anzi. E in questo equilibrio poi c'è, come ho detto prima e lo ribadisco adesso, la mina vagante che è Nico Pazzi che ha fatto gli sfraceli, impattante sui 2 gol, ma non è l'unico merito del Como, eh. Non è che è Nico Paz e basta. Certamente lui però è di un altro livello. Adesso ne parliamo e come se lo facciamo, signori miei. Prima, come al solito, vi invito a spolliciare per soddisfare le angherie dell'amico algoritmo. Se volete iscrivetevi al canale per seguire i prossimi contenuti e non so se alle 18 o meglio, se commenteremo insieme la partita delle 18, l'Atalanta la Lazio, o se la accorpiamo in serata, non lo so ancora, certo la guarderò, certo la seguirò senza ombra di dubbio. Comunque in descrizione trovate tutti i vari profili per continuare a supportarmi e quindi la notifichina arriverà. E grazie. Se ne sta andando la partita, meno di un clamoroso epilogo, però mai dire mai con questa Juventus che l'abbiamo visto, capace di andare spesso e volentieri sotto, lo analizzavano anche a Sky un po' con Padovano, lo vedevo, quante partite in cui la Juventus va sotto, sì è vero, noi spesso e volentieri ci soffermiamo sul fatto che poi c'è quella capacità di reagire da parte dei bianconeri, però la reazione, il fatto che tu debba andare sempre sotto per reagire, già questa non è una buona notizia, poi oggi ecco, in qualche modo non è riuscita anche nel suo intento, anche se poi nel secondo tempo i bianconeri con Thuram che si buttava sempre dentro, che era un po' l'attaccante aggiunto, con qualche giocata dei due tre quarti lì davanti, tre quarti falsi esterni, chiamatela un po' come vi pare, e questo è un po' il gioco delle Juventus. O Ildiz che illumina, che nel primo tempo ne passa in mezzo a due, o Conceição che no, che fumantina e fa qualcosina, e per qualche palla buttata in mezzo che o ci arriva David o ci arriva Thuram che si butta dentro. Stop. Poco altro, onestamente. E più volte l'abbiamo detto, se Tudor ha dato un'anima, ha dato quel spirito di reazione, quel fatto anche ha creato empatia con i giocatori, che è quello che si accusava un po' a Thiago Motta, su tutto il resto, onestamente, se continua a parlare di una Juventus in costruzione, in crescita, ma è la Juventus, ragazzi, sono anni, onestamente. Non si può parlare ogni anno come dell'anno zero, ogni anno come di una squadra che ha bisogno di tempo. Mi sembra una roba assurda, allo stesso tempo, attenzione, non possiamo dare tutte le colpe ogni volta all'allenatore, perché poi a una certa, forse anche i giocatori sono quelli che sono, le scelte in questi anni forse sono state errate, perché Allegri non era capace e Thiago Motta
non creava empatia e Tudor non ha gioco. Sì, però ragazzi, tra l'altro parliamo dei tre allenatori che comunque con altre squadre o con la stessa Juventus nel caso di Allegri in passato eh, sono stati capaci di fare comunque risultati rilevanti per le loro carriere, senza ombra di dubbio. La Juventus ha perso poi dei giocatori importanti, uno su tutti è Bremer. Bremer è un giocatore troppo fondamentale e averlo a singhiozzo in questa prima parte di campionato e soprattutto non averlo adesso per l'infortunio di cui è stato vittima riporta la Juventus ancora una volta un po' a sgretolarsi sull'aspetto difensivo. Oggi vede il primo gol, ragazzi miei, c'è proprio una disattenzione di fondo. Bellissima la palla di Nico Pass, l'abbiamo detto prima, capace di fare quel bellissimo gol col tiro a giro nel secondo tempo, capace di mettere quella bellissima palla per il giocatore che ha segnato. Tutto quello che vi pare, però ci sono anche delle defezioni, delle disattenzioni un po' esagerate da parte di una squadra come la Juventus. E questo ragazzi pesa. Vedo Thuram che continua, è uno dei poi. Il discorso però è anche questo. Buoni alcuni giocatori, Thuram, però secondo me manca ancora, cioè siamo ancora dopo anni a dire che alla Juventus manca una ossatura, ancora si cerca una vera e propria ossatura in questa squadra, un vero e proprio blocco, no? Su cui partire. E è levato qualche giocatore, Thuram in mezzo al campo, Ildiz là davanti, c'era prima Bremer, adesso neanche più. Poi vede una squadra che fa fatica a trovare anche dei punti di riferimento. E ribadisco ancora una volta, e l'abbiamo già detto in passato, se non c'è Ildiz che si inventa qualcosa, questa squadra fa fatica. Ecco, dopo il 2-0, lo sto vedendo ancora, la partita è finita. Cioè, in questo momento la partita è finita perché la Juventus non è stata capace di fare quasi null'altro, ripeto, se non con nervi, però adesso, oggi, rispetto magari anche ad altre partite, ho trovato una squadra molto organizzata, molto ben messa come il Como, che oggi è più squadra, ribadisco e riparto su questo concetto, e la paghi, la paghi. Non lo so, finita, appena finita, la Juventus dovrà lavorare tanto, eh? La Juventus dovrà lavorare tanto perché oggi, come ho già detto in passato, era più facile dirlo prima, oggi lo confermo ed è molto più semplice, ma io lo dicevo da prima, oggi la Juventus continua così, la Champions è un miraggio, eh. La Champions è un miraggio perché anche ieri, vedendo anche la Roma, lasciate stare i risultati contano giusto, no? Perché noi lo dicevamo quando la Juventus era in testa, i risultati contano giusto, la Juventus è manchevole, è manchevole. Occhio al Como invece, occhio al Como perché questa è una vittoria che sposta, sposta nel percepito, che sposta proprio come standing, quindi occhio al Como che oggi dà dei segnali importanti, una squadra che gioca bene a pallone, che alcune volte secondo me rischia anche troppo lì dietro, ho visto che non la buttano veramente mai o quasi. Però è una squadra, ragazzi, che senza pressioni, senza quindi può fare il suo calcio e lo fa decisamente bene. Poi con un mostro come Nico Passe diventa tutto ancora più facile. Quindi tanta roba la squadra di Fabregas. Signori, fatemi sapere cosa ne pensate voi, commentate la carta se volete iscrivetevi al canale. Un grande abbraccio da Reschio. Ci vediamo dopo, eh? Vi aspetto dopo, vi aspetto.